Intro Luca che tossisce. Intro Infodemic. Luca che tossisce. Take 2. Ma noi dove guardiamo? 3. Take 4. Basta. Take 5. Azione. Azione. E quindi non prendi il caffè. No, noi anziani dormiamo poco, quindi non serve. Sei una persona orribile. Lo so. Ciao membri di questa ciurma tutta, benvenuti. State per guardare il documentario Infodemic, un documentario che è nato dall'idea di questo tizio qui. E anche Matteo Foresti, che oggi è impersonato da questo dinosauro discutibilmente scientifico. È accurato. Sicuramente. Molto accurato. Certo. Va bene, non vuole farsi riprendere, va bene? Saluta Matteo. Ad ogni modo, il documentario è già disponibile da 2 mesi su Prime Video e tra l'altro a quanto pare vi sta piacendo molto e quindi vi ringraziamo, però volevamo renderlo disponibile davvero a tutti, anche a chi vive all'estero o chi vuole usarlo per altri scopi. Sì, ad esempio nelle scuole per mostrarlo agli studenti, già lo stanno facendo, ma con YouTube sarà molto più facile. È molto più semplice, sì. E per di più ne approfitteremo e tutti i soldi che ricaveremo dalle pubblicità verranno investiti nel piantare nuovi alberi nella foresta di Tridum che abbiamo creato appositamente per il documentario. Tra l'altro trovate il link in descrizione se voleste contribuire anche voi piantando indipendentemente da voi alberi, potrete farlo, aumenteremo il nostro impatto positivo nel mondo. E quindi sì, semplicemente guardando questo video voi contribuirete a piantare alberi. Mai piantare alberi è stato così pigro. Bravi voi! Quantomeno non skippate la pubblicità, dai ragazzi, beccatevi 20 secondi di pubblicità e piantiamo qualche albero in più. Io controllerò che tu non usi i soldi per comprare roba kitsch, tipo questo. Ma questo non lo compro, me lo Questo frego, non me lo porto a casa così, ovviamente. perché spendo soldi, è qua. Ad ogni modo nulla, so che è un video un po' diverso dal solito, però noi ci tenevamo molto a veicolare questo messaggio e quindi nulla, buona visione. Dov'è che si va qua? Dov'è che vado adesso? Ma era l'unica strada! Ma che è sta cosa? Ma che idea è? È un'idea tua? Ma idea tua cosa? Che cacchio? È stata un'idea tua! Non credo proprio! Ho avuto una magnifica idea. Se parli del panino con i cracker e gli orsetti commosi, lascia stare. Ci ho provato. Pessima idea. No, ascoltami. Dobbiamo fare assolutamente. Ho avuto un problema con Rosa, lasciamo stare. Dobbiamo fare assolutamente una roba sull'infodemia. Perché? Perché se c'è un tema attuale che merita di essere approfondito è proprio questo. Con gli attuali mezzi di comunicazione siamo sommersi da una quantità inaudita di informazioni, numeri, immagini e voci, a volte anche contrastanti. Insomma, il sovraccarico è dietro l'angolo. E c'hai ragione, questo è un mare in piena, un'onda anomala che ti sommerge. Ed è lì che la nostra mente cerca di trovare una direzione, dei punti di riferimento, qualsiasi cosa che possa essere affidabile, nella speranza disperata di rimanere a galla. Facendolo però spesso si finisce per usare scorciatoie, seguire dei pregiudizi e alla fine si rischia di cadere vittima delle fake news. Eh sì, in effetti con la pandemia c'è stata la diffusione di notizie false miste a quelle vere, sul web in particolare, un miscuglio, la gente non ci capiva più niente, una confusione vagava, senza sapere cosa stesse succedendo. Mi sa che tu ne sai qualcosa in effetti. Beh, a me, se parliamo di pandemia, viene in mente una città. Se c'è un luogo simbolo del sorgere di quell'onda di infodemia che ha investito la società negli anni della pandemia di Covid-19, questo è Bergamo. Durante la prima ondata la città è infatti stata una delle più colpite in assoluto, finendo sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il globo. Il mondo intero ha osservato attonito le immagini delle bare allineate al cimitero e dei camion militari che le portavano via. E mentre il suono delle sirene delle ambulanze dell'intera provincia riempiva l'aria 24 ore al giorno, con la popolazione locale che si è ritrovata ad affrontare dolori e paure, è arrivata l'onda anomala a rendere tutto più spaventoso. Un turbinio continuo di notizie, accuse, indagini, scandali, bollettini, voci, leggende e fake news che ha letteralmente invaso i media italiani. Lo scoppio dell'epidemia ha un po' rotto l'illusione che
gli esseri umani siano in controllo di qualsiasi cosa che accade, soprattutto quando pensiamo alle nostre società, quindi pensiamo agli esseri umani aggregati in strutture grandi. E quando si è un po' rotta questa immagine di noi in controllo di tutto, siamo andati nel panico, perché volevamo sapere cosa stava succedendo, cosa dovevamo fare, e ovviamente gli esseri umani quando vanno nel panico si rivolgono a delle figure di autorità, che sono quindi i governi regionali, la scienza. Questo è sensato, però ci siamo anche resi conto che non tutti avevano immediatamente le risposte, perché anche i governi sono rimasti un po' in tutto il mondo scioccati da cosa stava accadendo. E quando questo è successo, abbiamo anche visto un moltiplicarsi di idee anche contrastanti che arrivavano da figure tutto sommato autorevoli. L'abbiamo visto qui a Bergamo, l'abbiamo visto a Milano, quindi Bergamo non si ferma, Milano non si ferma. L'abbiamo visto nella scienza, che normalmente è un buon posto dove andare quando vuoi avere delle risposte, ma in certi passaggi la scienza può essere caotica quando si moltiplicano molte voci e le persone comuni non sono abituate al fatto che il dialogo scientifico sia così caotico. Questa confusione ha probabilmente messo le basi per un sacco di disinformazione che poi è emersa sul web, è emersa un po' dappertutto in realtà, e ha comportato questa situazione in cui nessuno effettivamente sapeva cosa fare, come reagire a ciò che stava accadendo, e quindi anche alle peggiori teorie. E quando la disinformazione dilaga, le teorie si moltiplicano e la confusione regna. Prendere decisioni razionali passa dall'essere complicato al divenire una vera e propria impresa. Come stabilire quale fonte sia affidabile e quale no? Difficile a dirsi, specie quando anche coloro di cui dovremmo fidarci contribuiscono a diffondere notizie imprecise o addirittura del tutto false. Se dovessi raccontarci un esempio, ti viene in mente un caso in cui il dilagare di informazioni false sia riuscito a manipolare completamente l'esito di, non so, scelte politiche di un intero paese? Pensa a Brexit, è l'esempio perfetto. Brexit è stata fatta tutta quanta su delle informazioni metà false, metà errate. Diversamente vere. Diversamente vere, esatto. Che venivano fatti circolare online, sulle radio, in televisione. Ad esempio, l'esempio perfetto è quello che continuava a ripetere Nigel Farage, che è stata una delle figure politiche centrali, cioè che uscire dall'Unione Europea avrebbe fatto risparmiare così tanti soldi che si sarebbe potuto potenziare moltissimo il sistema sanitario nazionale. Il giorno dopo, voto fatto, Brexit conclusa, lui è andato in radio a dire non è esattamente così. Era una delle ipotesi, Certo. però potrebbe essere che non vada così, e infatti non è andata così. Quella è stata un'informazione... Si è rimangiato una cosuccia, dai. Un'informazione piccola, esatto, una cosuccia. Hanno cambiato la storia con una notizia falsa. Esattamente, ha avuto un impatto gigantesco, storico. Se per chi amministra la società è importante monitorare, possiamo dire controllare che il flusso di informazioni, soprattutto durante un'emergenza, sia coerente, non ci siano fake news, c'è però sempre il rischio poi di eccedere in questo controllo e finire, diciamo, a censurare, a dominare quello che è il flusso di informazioni. Esiste un confine fra controllo e censura e quanto è facile scavallarlo, diciamo? Perché quando si inizia a parlare di controllo dell'informazione si entra in un territorio immediatamente scivoloso. Quindi se effettivamente, come dici tu, da una parte è importante controllare perlomeno il flusso di informazioni ufficiale, in modo che non ce ne siano troppe, non sia impossibile orientarsi, d'altra parte abbiamo visto molti stati utilizzare le fake news come scudo per passare delle legislazioni che in realtà servivano ad altro. L'abbiamo visto succedere in Russia, l'abbiamo visto succedere in Birmania, nel Myanmar, dove c'è stato un colpo di Stato a febbraio, e lì internet è stato spento a un certo punto, non c'era più internet, perché soprattutto quello mobile, perché i cittadini non dovevano informarsi, non dovevano organizzarsi contro l'esercito che faceva il colpo di Stato. L'abbiamo visto succedere anche in India, che quindi non è una dittatura, perché in certi passaggi, ad esempio costituzionali, oppure durante delle proteste che appunto a febbraio sono diventate molto calde, internet di nuovo è stato spento, ed è stato spento non nel nome del contrasto di queste persone che potevano manifestare eccetera, ma nel nome del proteggerle dalle fake news, quindi erano sempre leggi fatte così. C'è stato un pretesto, quindi, e poi si è fatto quello che si voleva. Bisogna stare molto attenti quando si parla di queste cose, perché entrare poi nella censura è un attimo. L'informazione è uno strumento indispensabile, specie in situazioni di emergenza. Un servizio pubblico essenziale, tanto che lo si è paragonato ai farmaci stessi. Ma come sai, anche i farmaci, se vengono utilizzati in maniera sbagliata, possono trasformarsi in veleno. Se invece di dare risalto alle fonti autorevoli ed affidabili, i media seguono gli scoop, i sensazionalismi, il risultato è solo quello di contribuire all'infodemia, creando il caos, mettendo sullo stesso piano fatti e opinioni e finendo col dar risalto anche a teorie assurde e pericolose.
Vedi, sono arrivati da qua, poi sono andati in quella direzione. Assurdo. E nonostante tutti praticamente abbiano visto queste immagini, perché poi figurati i bergamaschi hanno visto anche le file di bare lì al cimitero, poi 13 mesi dopo qualche centinaia di cittadini a pochi passi da qua hanno sfilato, hanno urlato cose tipo la pandemia è una fesseria. Io non lo capisco. Nonostante tutto, tutte le immagini, le testimonianze, le persone che hanno pianto i morti, ce ne sono queste assurdità. Dicevano che le bare fossero finte, che i camion fossero vuoti. Tutta una sceneggiata. E dire che là dentro c'erano i loro amici, i loro conoscenti, i loro vicini. Ma com'è possibile che anche di fronte alle evidenze, a ciò che vediamo coi nostri occhi, crediamo alle volte a narrazioni completamente illogiche? C'è da chiedersi se sia solo la paura a governarci, come è accaduto nel caso della pandemia, o ci sia dell'altro, un qualcosa di più profondamente radicato nella nostra mente. Tra i motivi che possiamo immaginare per capire come mai siamo portati a credere alle bufale, alle fandonie, alle fake news, insomma, ce ne sono diversi di origine psicologica, proprio di modo in cui funziona la nostra mente. E tra questi centrali sono proprio i bias cognitivi, come vengono chiamati, dei trabocchetti che noi abbiamo sviluppato nel corso del tempo per semplificarci la vita, o meglio, possiamo dire che il nostro cervello filtra la realtà che ci circonda per renderci le cose più semplici. Ed è un sistema che funziona molto bene nella vita di tutti i giorni, ogni tanto però ci trae in errore. Per esempio, quando noi siamo alla ricerca di fatti per confermare o meno qualcosa a cui crediamo, tendiamo a preferire le informazioni che assecondano quello che già crediamo, il pregiudizio di conferma, no? Si chiama. E a tal proposito un ruolo molto importante lo svolge il cherry picking, no? Esattamente, cherry picking, lo dice la parola, è come quando noi ci troviamo una scodella di ciliegie e ci mettiamo a selezionare le più buone lasciandoli quelle bacate per gli altri. Stessa cosa facciamo con le prove, per esempio, a sostegno di una nostra convinzione, di una nostra idea. Selezioniamo quelle che la avvalorano, che la rafforzano, ignoriamo tutte quelle che la smentiscono perché non ci servono. Quindi E poi così facendo in realtà continuiamo a diffondere sempre di più anche a chi ci sta intorno le nostre fake news. E questi bias interessano tutti noi, indipendentemente dal proprio livello culturale o dalla scolarizzazione? Assolutamente, i bias cognitivi si sono sviluppati nel corso dell'evoluzione dell'Homo sapiens, quindi sono 300.000 anni che il nostro cervello si sta evolvendo per avere certe caratteristiche, cioè quelle che ci portano a prendere decisioni rapide, con pochi elementi, quelli che Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, chiama i pensieri veloci. Sono quelli istintivi che ci accompagnano in ogni momento, al contrario dei pensieri lenti che sono quelli superiori, diciamo, dove c'è il ragionamento, la riflessione, che però si sono sviluppati negli ultimi 10-15 mila anni, non di più. Capite che a fronte di 300.000 anni di evoluzione e 15.000 di evoluzione di quelli superiori, è chiaro che predominano di gran lunga queste reazioni istintive, quindi tutti siamo propensi a credere alle cose più assurde grazie a questo. Quindi quando si sostiene che siamo nell'epoca delle fake news, al massimo possiamo dire che siamo in un'epoca in cui i media e i mezzi di comunicazione sono molti e molto rapidi, ma le fake news ci sono sempre state. Ci sono sempre state, accompagnano tutta la nostra storia, ne possiamo trovare davvero tantissime nel Rinascimento, nel Medioevo, ai tempi dei Romani. Pensiamo allo Stato del Vaticano, della Chiesa, insomma, che si è costruito ed ha sopravvissuto fino alla Breccia di Porta Pia sulla base anche di un documento falso, no? La donazione di Costantino, questo documento secondo cui l'imperatore Costantino nel IV secolo avrebbe regalato alla Chiesa di Roma tutti i possedimenti dell'impero d'Occidente, Roma, Italia e tutto quanto. E invece viene fuori che è un falso intorno all'anno 1000 creato per motivazioni politico così strategiche, ma che ha avuto appunto effetti fino a pochi giorni fa, si potrebbe quasi dire. E a proposito di come interi stati possono creare narrazioni basate anche su fake news, un caso celebre riguarda l'Italia e Leonardo da Vinci. Negli anni 30, nel 1939, il regime fascista decide di prendere Leonardo come esempio, come modello, per raccontare una storia dell'Italia un po' modificata, nel senso che era l'anniversario della nascita dell'impero, quindi creano una grande mostra a Milano, la Triennale, dedicata al genio italico, Leonardo da Vinci in particolare, e come esempio di questa stirpe di genialità che va
Leonardo, passa per Volta, arriva Marconi e quindi dimostra che gli italiani sono superiori rispetto ad altre popolazioni. Quindi è stato politicizzato. Appena appena. Un tentativo di esaltazione genetica. Insomma, l'infodemia e la disinformazione, essendo letteralmente dei fenomeni umani, hanno accompagnato l'umanità nell'arco della sua esistenza fino ad oggi. Esattamente. A questo punto non ci rimane che capire con quali grandi fenomeni di questo tipo la nostra società ha dovuto fare i conti negli ultimi decenni. «1974. A seguito dello scandalo Watergate, il presidente Richard Nixon si dimette. La sonda NASA Mariner 10 è la prima ad inoltrarsi nello spazio e sorvolare Mercurio. In televisione debutta Happy Days e al cinema escono film cult come Il Padrino parte seconda, Frankenstein Junior e Non aprite quella porta. Ma il 1974 per gli Stati Uniti è anche l'anno di uno scandalo legato ad un'impresa spaziale che sarebbe stata inscenata in TV grazie ad un regista del grande schermo. Viene infatti svelato al mondo il Moon Hoax, l'imbroglio della Luna. Secondo la tesi, per battere i sovietici nella corsa allo spazio, la NASA avrebbe assoldato il regista Stanley Kubrick, che aveva appena girato 2001 Odissea nello spazio, per mettere in scena l'evento. Più che assoldarlo, la NASA lo avrebbe minacciato di rendere pubblici i legami del fratello Raoul col Partito Comunista. Una cosa spiacevole in tempi di guerra fredda. Ad aprire gli occhi al mondo sulla missione Apollo 11, dopo 5 anni in cui nessuno ha mai messo in dubbio gli eventi, è il libro We Never Went to the Moon dell'americano Bill Kaysing. Kaysing, forte di una sua passata esperienza lavorativa alla Rocketdyne, l'azienda che ha progettato e costruito i motori dei razzi delle missioni Apollo, sostiene infatti che la tecnologia degli anni 60 non avrebbe mai consentito un allunaggio con equipaggio. Che poi Kaysing alla Rocketdyne non è che fosse un ingegnere, un progettista, lui aveva una laurea breve in letteratura inglese e contribuiva alla stesura dei manuali tecnici. Vabbè, allora. Peraltro nel libro ha detto che queste nozioni non le ha prese sul lavoro, anche perché all'epoca era già stato licenziato, quindi... Scusa, dove le ha prese? Se le sognate? Quasi. Come quasi? Oh, come quasi? E comunque Kubrick non ha mai avuto un fratello. Cosa? Quando le persone mi dicono che hanno dubbi riguardo alle missioni Apollo, credo che abbiano genuinamente ragione, perché è normale avere dubbi quando vedi un paesaggio come quello lunare nelle fotografie, nei video, e quando senti i racconti degli astronauti e non ti torna rispetto alla tua esperienza sulla Terra. Cioè, alla fine, quando ti ritrovi in un paesaggio come quello lunare, vedi l'orizzonte che non è sfocato come sulla Terra dove c'è l'atmosfera, e vedi i riflessi che sono diversi perché la regolite ha una riflettività, riflette la luce in modo diverso, e quando vedi gli astronauti che si muovono in modo diverso in una gravità come quella lunare, è normale che non ti torni. Beh, è un po' strano, eh. È strano, ma infatti anche gli astronauti stessi, quando sono tornati, dicevano che sembrava molto strano rispetto alla loro esperienza quotidiana. Ci sta. Sarebbe stato divertente se avessero avuto dubbi loro stessi riguardo alle missioni, no? Un astronauta che diceva no, secondo me non sono qui, no, è tutto finto. Le ombre sono sbagliate. Guarda le ombre. Era palesemente un set. No, però mi piace perché da una parte è molto interessante e tira fuori domande che spesso sono sorprendenti, come le persone che vedono che si muove la bandiera e non è dovuto solo al modo in cui hanno aggiunto energia cinetica, no, infilando l'asta in mezzo, ma anche al fatto che gli ultravioletti che rimbalzavano sulla tuta cambiavano il modo in cui si distribuiva l'elettricità statica sulla tuta, e quindi quando si avvicinavano vedevano muovere leggermente la bandiera. Oppure la regolite. La regolite sembra polvere, ma si comporta in modo molto diverso perché in realtà è piena di composti come metalli e vetri, e quindi ovviamente le proprietà saranno molto diverse, quindi è normale che la gente abbia dubbi e che è molto molto difficile come argomento, quindi molti non hanno gli strumenti adatti per riuscire a rispondersi. E la regolite e vederla da vicino, per esempio, è un ottimo modo per notare queste differenze. Questo frammento, per esempio, viene dalla missione Apollo 17, che fu l'ultima missione con umani sulla Luna, e lo raccolse Jack Schmitt, che tra l'altro fu l'unico geologo e scienziato che abbiamo mai mandato sulla Luna in tutte le missioni. Figata. Beh, comunque abbiamo un sacco di prove sul fatto che effettivamente siamo stati sulla Luna.
Tante prove sono, per carità, molto specifiche, molto tecniche, ma tante altre no, per niente, sono molto pratiche. Esatto, per esempio il lancio l'hanno visto tutti, il Saturn V è partito dalla Terra ed era di gran lunga la cosa più complicata da costruire. I sovietici ci avevano provato a costruire un razzo così grosso e gli è esploso 4 volte sulla rampa di lancio. Che mi dicono non essere bello. No, specialmente se sei un astronauta. Per quanto riguarda gli americani, avevano costruito un razzo che, anche se all'inizio aveva delle difficoltà, funzionava, l'avevano già testato anche in orbita terrestre. Gli altri dicono, vabbè, ma a parte il razzo, la parte difficile è la navicella in sé, il lander che non funzionerebbe mai. Lo abbiamo provato in orbita terrestre ed era visibile da qui con la missione Apollo 9, che fu fatta letteralmente qui nel giardino di casa. Quindi bastava attraversare lo spazio in mezzo e potresti dire, vabbè, ma il problema sono le radiazioni. Ma anche in quel caso all'inizio non sapevamo cosa fossero, poi con le missioni successive l'abbiamo testato, abbiamo studiato a lungo e abbiamo scoperto che sono un rischio e infatti non passavano quasi mai direttamente in mezzo, e ci passavano molto velocemente. Con le radiazioni il problema è il tempo di esposizione. Quindi in realtà molti dei problemi che ci immaginiamo sono dovuti al fatto che non conosciamo i problemi tecnici reali e quanto erano, non dico facili, ma comunque risolvibili con le tecnologie dell'epoca. Quando abbiamo lanciato le missioni fino a lì, per esempio, le abbiamo viste tutti e non potevano essere senza persone all'interno perché quelle navicelle dovevano essere guidate. E quindi non era possibile fare una missione robotica. E se anche avessimo fatto una missione robotica che è riuscita ad arrivare fino a lì, scendere sulla superficie, prendere gli oggetti e riportarli, prendere loro. A sto punto. A quel punto ci metto delle persone sopra. Sì, anche perché appunto possiamo dire, ma non avrebbero mai messo leggermente più in pericolo la vita degli astronauti. Era il tempo della guerra in Vietnam. Cioè, non mettere in pericolo le persone non era esattamente la priorità numero uno dei Stati Considerando Uniti che il primo astronauta statunitense è salito su un razzo che esplodeva 6 volte su 10. Sì, era rischioso, sì. Oggi molte di quelle missioni non verrebbero fatte per i standard di sicurezza molto più alti, però all'epoca era tranquillamente entro il margine di qualcosa di fattibile. E le rocce che abbiamo riportato non somigliano a niente che abbiamo sulla Terra e non potrebbero essere falsificate. E le hanno analizzate decine di migliaia di persone nel tempo che lavorano su quello, di generazioni. Se qualcuno avesse notato qualcosa l'avrebbe detto, perché non erano solo del gruppo piccolo di complotto, no? Quindi come fai a convincere generazioni intere, mezzo secolo dopo, in tutto il mondo, di scienziati, geologi, chimici, di aderire al tuo complotto, quando ovviamente guardano i sassi e lì rocce e riuscirebbero ad accorgersi che sono finte. E qui è dove stavano siglando l'accordo. Sì, hanno preso la decisione di imbrogliare il Comunque, mondo. scherzi a parte, supponendo che si tratti tutto di un complotto, di una mistificazione, quante persone avrebbero dovuto tenere il segreto all'epoca per la missione Apollo 11? Allora, ai tempi dell'Apollo 11 il programma spaziale statunitense aveva oramai coinvolto quasi 500.000 di persone. Quindi 500.000 di persone che non potevano parlare, insomma. Ok. E in 50 anni non hanno parlato. No, però esiste una formula matematica per stimare in base a quante persone conoscono un segreto quanto questo potrebbe durare al massimo. E quanto sarebbe? 3 anni e 8 mesi. Quindi ne sono passati 5 decenni, possiamo magari dire che non c'era un segreto da custodire. D'altro canto, secondo molti, non esiste nemmeno la Stazione Spaziale Internazionale, quella moderna. Vero, però in realtà potremmo chiedere a qualcuno di questa cosa. Ciao Luca, ciao Barbascura, sono tutto orecchie, ditemi pure. Ciao Luca! Ciao Luca! Luca, senti, ma ti hanno mai accusato di essere un attore e che quella della Stazione Spaziale Internazionale sia tutta una messa in scena? Non direttamente, non diciamo da persone fisiche davanti a me. Credo che sui social qualcuno mi abbia a volte contattato e accusato di questo. Lo vedo con molta leggerezza, non credo che sia un grosso problema perché stiamo parlando veramente di casi isolati. Credo che la maggior parte della gente comprenda bene che se vuoi scegliere un attore te lo scegli un po' più bellino, non so, magari che non abbia l'accento siciliano come me, ma fai una scelta diversa. Senti Luca, e invece ti è mai capitato di dover fugare dei dubbi riguardo alle missioni spaziali? Non necessariamente da parte di complottisti, ma anche di persone che avevano dei genuini dubbi su come siamo arrivati effettivamente lì nello spazio. Questo mi è successo anche da gente esperta, da gente che ha delle... non esperta di volo spaziale, ma che ha delle expertise tecniche che più che altro ha messo in discussione la possibilità che qualcosa di così complesso come non solo un volo spaziale, ma in particolare un allunaggio possa essere stato realizzato svariate decine di anni fa con una tecnologia che ancora adesso
per certi versi estremamente innovativa. Questo mi è successo. Insomma, mi sembra che ci sia un po' di confusione comunque attorno all'esplorazione spaziale, quindi che cosa faresti tu, diciamo, per cercare di fugare dei dubbi qualora li avessi? Oggi siamo bombardati costantemente da un flusso ininterrotto di informazioni e dentro questo flusso ininterrotto c'è davvero di tutto. Quello che voglio fare è magari cercare di indirizzare verso l'informazione documentata, l'informazione proveniente da chi di un certo argomento fa la propria vita. Io stesso non voglio essere fra chi parla a vanvera tra i tuttologi. Non credo che possa esserci un'offesa più grande per chi fa informazione di essere un tuttologo. Io voglio fare riferimento a chi dedica la propria vita, la propria intelligenza, di chi fa il proprio mestiere un argomento di cui è competente. Noi astronauti siamo spesso portati a dover studiare in tantissimi campi diversi e chiaramente non possiamo diventare esperti di tutto ed è per questo che ci affidiamo a chi invece ha le competenze. Ecco, un piccolo lavoro di restituzione da parte mia è questo, di cercare quantomeno di indirizzare verso chi ha le competenze. Grazie Luca per queste tue parole. Grazie mille. Grazie alle vostre domande, grazie di tutto. Una domanda che ho io per Luca, ma che è successo alla base? Sì, ciao Luca, scusa, stiamo entrando in galleria, alla prossima. Se vuoi te ne presto un poco, Spero ricresca a un certo punto. Comunque, che ce ne frega a noi di come siamo arrivati nello spazio, se ci siamo arrivati nello spazio. L'importante è che sotto questa bella volta ci siamo, l'uno per l'altro. L'uno per l'altro. L'uno per l'altro! 1983. Star Wars mostra al mondo come sia possibile congelare e scongelare persone nella grafite in una galassia lontana lontana. Sulla Terra, invece, le biotecnologie e le conoscenze mediche sono un po' più in ritardo, ma avanzano velocemente. Viene scattata la prima foto del virus HIV, mentre a Napoli nasce Alessandra Abbisogno, la prima bambina italiana in provetta. Negli Stati Uniti, invece, scoppia la prima battaglia sul rilascio nell'ambiente dei famosi OGM, gli organismi geneticamente modificati. A destare forti paure nella popolazione è la sperimentazione in campo aperto dei cosiddetti batteri Ice-, sviluppati per proteggere le piante dal gelo. La ricerca sugli OGM era iniziata 10 anni prima, quando i ricercatori Stanley Norman Cohen e Herbert Boyer avevano combinato nuove tecniche sviluppate in diversi laboratori per clonare un gene di rana all'interno del batterio Escherichia coli, dimostrando come sia possibile trasferire materiale genetico da un organismo a un altro. Il risultato aveva avuto un impatto tale da indurre la comunità scientifica ad autoimporre l'anno successivo una moratoria internazionale sull'uso di tali tecniche per valutare possibili rischi. Furono stilate delle severe linee guida, pubblicate per la prima volta nel 1976 e successivamente aggiornate più volte. Da allora non solo sono stati sviluppati molti microrganismi, ma anche piante, animali e proteine utili in campo medico, come la somatostatina e soprattutto l'insulina, la cui commercializzazione negli anni '80 ha rappresentato un cambiamento epocale per l'industria del farmaco, aprendo il settore biotecnologico all'industrializzazione, rivoluzionando anche lo sviluppo di nuove terapie non invasive. Nonostante i successi, negli ultimi 4 decenni il dibattito non si è affatto affievolito, anzi. Le polemiche continuano a proliferare, sono nati importanti quesiti etici e dispute per l'uso a fini sperimentali o commerciali delle innovazioni scientifiche. La possibilità di brevettare gli OGM ha inoltre acceso un forte dibattito sulla proprietà intellettuale delle risorse genetiche del pianeta. A dominare però sono ancora le preoccupazioni legate agli effetti collaterali sulla salute dell'uomo e del pianeta degli OGM. Che poi OGM non c'ha manco senso dal punto di vista scientifico. In che senso? È una definizione giuridica, l'hanno scelto i politici. Sei serio? Hanno pure cambiato idea durante gli anni. Se ti danno un altro poco di tempo diventi OGM pure tu. Non me l'aveva mai detto nessuno, OGM. La definizione di OGM è complicata e anche cambiata nel tempo. Intanto è un acronimo che sta per organismo geneticamente modificato. E fin qua. E per organismo intendiamo una vasta gamma di esseri viventi che vanno dagli animali, piante, anche microrganismi e anche virus per le definizioni sempre legislative.
Poi però bisogna capire cosa si intende per geneticamente modificato. Una delle primissime definizioni era quella, un organismo in cui il patrimonio genetico è stato modificato. Il problema è che con questa definizione tutto, anche noi, perché? Perché siamo frutto comunque dell'evoluzione, frutto delle mutazioni, che non sono sempre per forza una cosa negativa, ma sono normali, anzi il motore dell'evoluzione. E quindi per questo motivo la Comunità Europea ha dato come definizione nel 2001 di OGM un organismo modificato geneticamente con metodiche che non esistono in natura. Ok. Chiaramente il riferimento era al transgenesi, in cui prendo il gene di un organismo e lo metto in un altro, che in natura difficilmente accadrebbe, ma anche questo può capitare. Il problema è che con questa definizione ricadeva anche la mutagenesi indotta da radiazioni, cosa con cui otteniamo per esempio il grano che oggi noi consumiamo, oppure altri ortaggi come il mais, eccetera, eccetera. Di conseguenza successivamente è stato aggiustato il tiro, sempre la Comunità Europea ha detto ok, questi sì, li possiamo considerare OGM, ma sono meno da controllare, perché è una metodica che è più simile a quello che può avvenire naturalmente. È stata presa una decisione politica. Sì, esatto. C'è chi dice comunque che non si conoscono gli effetti a lungo termine o che non c'è abbastanza controllo a riguardo, ma in effetti sono 40 anni che li studiamo. Beh sì, in effetti gli OGM sono intorno a noi da tantissimo tempo. Per esempio i primi entrati sul mercato o che ci hanno provato erano negli anni 80 con un batterio che era geneticamente modificato per non produrre cristalli di ghiaccio, quindi non uccidere piante di patate, ma poi fu bloccato per delle proteste, poi isolarono invece un batterio che faceva la stessa cosa, ma naturalmente, quindi in quel caso... quindi lo trovarono in natura e lo usarono uguale. Esatto, quindi sempre lì il discorso naturale, modificato, eccetera, eccetera. Questo bias che abbiamo del naturale uguale buono, però è sempre definire che cos'è naturale e che cosa non è naturale. Già, per esempio, le mutazioni le associamo a qualcosa di non naturale, ma lo sono assolutamente. In questo senso, però, in realtà gli OGM, per esempio alimentari, di quelli di cui si ha più paura, mentre quelli applicati nel farmaceutico per la produzione di insulina si ha meno paura, irrazionalmente parlando. Beh, se pensiamo alle piante, le prime entrate sul mercato sono sulla fine degli anni 90 e anni 2000, quindi sono oltre 20 anni che sono sul mercato, che milioni di consumatori in tutto il mondo li mangiano, e non abbiamo riscontrato delle problematiche su sviluppo di malattie o fanno male, anche lì cosa si intende, alla salute, all'ambiente. In questo senso in realtà non è vero che non ci sono controlli, anzi, perché EFSA nell'Unione Europea e l'FDA negli Stati Uniti fanno una lunga serie di controlli nei confronti di OGM proprio per tutta la preoccupazione che ha il pubblico. Quindi molti più di quanto lo se ne farebbe. Esatto, quindi paradossalmente sono anche più controllati del cibo convenzionale. E poi appunto, per esempio, l'EFSA, ma anche l'FDA, fa questi controlli e dice ok, questo prodotto va bene, e anche dice se è un OGM o meno. Nonostante quindi in decenni di applicazione non si siano mai riscontrate presunte controindicazioni degli OGM e nonostante questi prodotti siano spesso sottoposti a più controlli degli altri, è tutto un fiore di bufale che ne decantano la pericolosità. Dimmi però una cosa, se mangio un OGM mi modifica il DNA? Guarda, no. Magari fosse così facile. Io volevo essere più alto. Magari, ma in realtà modificare geneticamente un organismo è complicato, anzi sono delle metodiche. E però molte persone sono convinte che appunto siccome gli OGM sono geneticamente modificati, in qualche modo lo mangi e sei modificato anche tu. In realtà il DNA è un qualcosa che è all'interno di molti dei cibi che consumiamo comunemente, basti pensare alla carne, frutta, verdura e semi, basti pensare a, non so, il chicco di mais contiene 32.000 geni, che sono più di quelli che hai tu in il singolo chicco? Sì, Quindi se mangio tutta la pannocchia? Pensa, fate un po' di calcolo. L'uomo mais, nuovo membro degli Avengers, spacchi. Il tuo superpotere è quello di essere giallo. Beh, meraviglioso. In realtà quindi noi già mangiamo un sacco di DNA che normalmente viene spaccato nel nostro stomaco, quindi aggiungerne pochi non va a cambiare poi così tanto, nonostante molte persone ne siano convinte. Anche se l'uomo mais. L'uomo mais. In effetti. Questa è chemofobia, la paura senza senso che le sostanze chimiche non siano naturali e che facciano per qualche ragione male. Te lo dice uno che è chimico, la gente ha paura di me, ti rendi conto? Beh, non mi sento di biasimarli, però. Ma non ha senso, la chimica è normale, è naturale. Noi stiamo respirando chimica, tu sei chimica, sta camicia è chimica, tutto è chimica. Questa elegantissima camicia che non ha senso di essere indossata in generale, ma soprattutto da te in questo momento. Guarda che aveva senso. Ci sono gli OGM, il gatto tacos.
1998. Il medico inglese Andrew Wakefield pubblica assieme ad altri 12 coautori un articolo sulla prestigiosa rivista medica Lancet. Wakefield, durante uno studio, ha eseguito 12 biopsie tramite colonscopia su bambini con disturbi del comportamento, trovando segni di infiammazione intestinale. I genitori di 8 di questi bambini, però, dichiarano che i loro figli hanno sviluppato tutti i sintomi, autismo compreso, dopo la vaccinazione trivalente MPR, ovvero quella per morbillo, parotite e rosolia. Nella ricerca viene però dichiarato che non è dimostrato un legame fra vaccinazioni e i sintomi di quei bambini. Nonostante ciò, il dottor Wakefield organizza una conferenza stampa dichiarando che il legame autismo-vaccini è probabile e consigliando di sospendere ogni vaccinazione per MPR. In alternativa consiglia vaccinazioni separate per ogni patologia a distanza di 1 anno da una vaccinazione all'altra. Peccato che le formulazioni singole di questi prodotti non esistano e quindi in pratica, secondo lo scienziato, le vaccinazioni siano da sospendere. I media propagano la notizia in maniera esponenziale. Nel Regno Unito le percentuali di vaccino crollano. Dai 56 casi di morbillo del 1998, in 10 anni in Gran Bretagna e Galles si arriva ai 1348 casi, con 2 decessi. Dopo 14 anni da quando il morbillo era stato dichiarato sotto controllo dalle autorità sanitarie inglesi, nel 2008 viene ridefinito endemico. In Irlanda, polmoniti ed edemi cerebrali post-morbillo colpiscono 100 bambini, con 3 morti. Nel frattempo, però, si scopre che Wakefield ha falsificato i dati e non ha mai fatto un confronto con biopsie di altri bambini. Gli altri coautori dello studio chiedono di cancellare il proprio nome da quella ricerca. Lancet ritira lo studio, scusandosi con i lettori. Le indagini, giornalistiche e non, portano a scoprire che Wakefield ha ricevuto denaro, oltre 500.000 sterline, per fare certe affermazioni, così da creare una base scientifica che potesse dare sostegno ad una serie di cause giudiziarie intentate da un avvocato nei confronti di case farmaceutiche produttrici di vaccini. Wakefield viene radiato dall'ordine dei medici e processato per colpa medica. Dopo un'indagine giornalistica, il medico giungerà ad ammettere di aver esagerato gli effetti collaterali dei vaccini nei bambini per rendere la propria narrazione più colorita. Che poi si è pure scoperto che Wakefield, prima della sua campagna contro il vaccino trivalente, stava provando a brevettare un suo vaccino monodose contro il morbillo. Che poi è un po' come se... Giorgio, qual è un piatto tipico di qua? Le sarde. È un po' come se io allevassi salmone. Allora, per cercare di venderlo al buon Giorgio, al nostro buon gondoliere, gli raccontassi che le sarde causano alopecia, cellulite, menopausa e autocombustione. Menopausa forse gli interessa Ma un lui po' ci meno. crede. Ma, sì, allora, più o meno è la stessa cosa. E nonostante tutto questo, nonostante Wakefield sia stato indagato, condannato, radiato e abbia anche confessato di aver inventato moltissimi dei sintomi per i bambini, insomma, che aveva millantato, lo abbiamo invitato nel 2016 a parlare al Senato italiano. Sì, c'è parsa una buona idea. Perché? 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 Goditi il panorama, va che è meglio. I vaccini hanno sempre fatto paura, fin dal primo vaccino messo a punto da Jenner, e con paure che assomigliano anche a quelle di oggi, perché pensate che il fatto che Jenner inoculasse del materiale prelevato dalle mucche, cosa da cui deriva la parola vaccino, faceva addirittura temere qualcuno che alle persone vaccinate potessero spuntare le corna o la coda, perché si temeva qualcosa di equivalente a quello che oggi si teme come modificazioni genetiche. E questo rispecchia forse la paura più profonda legata ai vaccini, cioè l'idea che sia qualcosa di contro natura. Ci sono state anche delle opposizioni religiose in certi momenti e tutti istintivamente pensiamo che in fondo il morbillo è una malattia che abbiamo fatto tutti e invece il vaccino è qualcosa prodotto dalle aziende, su cui le aziende guadagnano, e quindi ci crea un senso di sospetto. Il grosso problema poi, quello che evoca più paura, è il fatto che i vantaggi del vaccino li vedremo a distanza di tempo, nel futuro, nell'ipotesi in cui ci potrà proteggere da un'infezione che non sappiamo nemmeno con certezza se prenderemo, mentre gli eventuali rischi li dobbiamo correre oggi. E questo è proprio uno scatto mentale che è controintuitivo per la nostra mente, per il nostro modo di ragionare. Richiede proprio uno sforzo
di razionalità per riuscire a capire che questi vantaggi sono enormi per noi e per i nostri figli. Ecco, tu hai parlato di uno sforzo di razionalità, però alla fine noi siamo esseri emotivi, quindi alla fine seguiamo le emozioni e questo ci porta anche a una situazione di confusione, perché poi la paura viene magari sfruttata da qualcuno che diffonde magari delle notizie false o comunque diciamo nasconde almeno parzialmente la verità, e queste ondate emotive poi vanno a influenzare le scelte della popolazione e anche della governance. Come è possibile prendere delle scelte razionali davvero? Sì, purtroppo questi meccanismi sono così intrinseci alla nostra mente che talvolta anche gli scienziati ci cascano, anche i politici che seguono queste reazioni che possono essere emotive o possono essere anche cognitive, perché in realtà sono delle scorciatoie cognitive che noi seguiamo. Qualcuno ne approfitta, c'è sempre qualcuno che approfitta di questi meccanismi che sono così forti che noi molto difficilmente riusciamo a contrastare, quindi chi può approfittarne ne approfitta. E noi come possiamo difenderci? Io credo che l'unica arma vera sia la consapevolezza, cioè se noi diventiamo consapevoli di questi errori che possiamo fare, è come quando pesiamo qualcosa e sappiamo che c'è una tara, sappiamo che in questa nostra paura c'è una componente che deriva da meccanismi che non possiamo controllare e allora pian piano possiamo arrivare ad avere un atteggiamento più razionale, a fare le scelte migliori. E a proposito di consapevolezza, qual è stata la cosa più difficile da comunicare? Quella che più difficilmente arriva al pubblico? Durante la pandemia credo che i due elementi essenziali che andavano comunicati dall'inizio e che mi sembra invece siano mancati era comunicare l'incertezza di una situazione come questa, cioè in generale l'incertezza della scienza, in generale l'incertezza delle pandemie, ma tanto più una pandemia provocata da un virus completamente nuovo, e l'altra parola chiave secondo me è complessità. Abbiamo sentito raccontare la pandemia o dal punto di vista virologico, dal punto di vista epidemiologico, dal punto di vista di chi doveva curare, senza renderci conto che è una situazione estremamente complessa che richiede per essere interpretata le competenze di tutti, anche della psicologia sociale, degli economisti, dei pedagogisti, pensando alle questioni che riguardano i ragazzi. Quindi davvero bisognerebbe cambiare un attimino l'approccio verso situazioni di questo tipo e capire che non possono essere interpretate senza questo strumento, cioè accettare, governare la complessità e l'incertezza. Certo che è proprio complicato studiare, analizzare e poi comunicare un problema scientifico complesso con 1000 sfaccettature. Pensa solo all'origine della pandemia. È complicato, però le zoonosi sono sempre esistite. Zoonosi intendo il passaggio di patogeni da altre specie all'uomo. Sono sempre esistite, sono naturalissime, continueranno ad avvenire. Tu pensa all'HIV, al morbillo, l'aviaria, che ne so, la peste o anche solo l'influenza. Però storicamente, se tu ci fai caso, un sacco di gente ha sempre cercato di trovare altre spiegazioni che magari erano meno razionali ma più semplici, più immediate, magari più rassicuranti. Il problema è che la zoonosi è un qualcosa di complesso perché è complesso tutto il contesto in cui si sviluppa, che poi è il rapporto fra l'uomo e l'ambiente. È per questo che una pandemia si attendeva da tempo. E tante altre se ne attendono in futuro. È brutto da dire, ma fin quando continueremo ad erodere habitat naturali, costringendo altri organismi ad entrare in contatto con noi. Senza parlare della sovrappopolazione umana, delle città sovraffollate, degli allevamenti intensivi. Sì, comunque si verificherà purtroppo il salto di specie sempre più spesso. Ma a proposito di quanto poco gestiamo bene il rapporto con la natura, sai chi ci potrebbe dire qualcosa? Ciao Barbascura, ciao Luca, ditemi tutto. Luca, tu nel 2013 hai fatto una missione, poi ne hai fatto un'altra nel 2019 e nell'ultima hai dichiarato di aver osservato proprio l'impatto dell'essere umano sul pianeta, l'influenza perlomeno. Ecco, cos'è la cosa che ti ha colpito di più? Forse uno degli impatti più forti per me è stato vedere con i miei occhi quanta parte della foresta amazzonica che io ricordavo come un tappeto verde estesissimo, che praticamente occupava tutto lo sguardo di svariati migliaia di chilometri guardando verso il basso, diventare invece a chiazze
perché era evidente la presenza molto, molto lineare dell'uomo. Quando dico lineare mi riferisco proprio al fatto che la parte di foresta amazzonica, che una volta era completamente verde, adesso era a quadretti, erano diventate coltivazioni, erano diventati spazi per lavoro agricolo. Questo era davvero evidente e mi ha veramente preoccupato, perché era qualcosa che non ricordavo assolutamente dalla prima missione, e andando indietro, riguardando le foto che io stesso avevo scattato solo 6 anni prima, mi sono reso conto che effettivamente la differenza era dovuta a un'ulteriore distruzione di foresta per fare spazio alle attività umane. Luca, ma tu e gli altri tuoi colleghi, in che altri ambiti avete notato l'influenza dell'essere umano? Quello che abbiamo scoperto negli anni è che il pianeta sta cambiando. Il pianeta ha la febbre e questa febbre, esattamente come le nostre risposte immunitarie, è una risposta a qualcosa che sta avvelenando il nostro pianeta ed è connessa alle nostre attività umane. Grazie Luca. Grazie Luca. Ciao. Grazie mille. Sei bellissimo. Ma hai notato che Parmitano ha sempre un set tutto uguale di magliette che sono tipo Men in Black? L'avevo notato, hai visto che c'ha pure le stesse luci, lo stesso set, lo stesso... Beh, gli astronauti sono gente precisa. Pignola proprio. Sì, metodica. E così si conclude questo viaggione attraverso le teorie del complotto più iconiche degli ultimi decenni. Non ti senti rinvigorito da un gentil furore a rinnovare le membra? Non ti dico, guarda. Ma quindi alla fine davvero dobbiamo dormire nello stesso letto? Abbiamo speso tutti i soldi del budget per il giro in gondola, quindi... Il problema comunque è che noi abbiamo visto solo le bufale principali, poi lì ce n'è un sottobosco che ne contiene un fracco. L'importante è però capire che per quanto queste siano molto diverse tra di loro e apparentemente molto distanti, sono però mosse dallo stesso principio, dalle stesse dinamiche che dobbiamo imparare a capire, a riconoscere, a prevenire, perché altrimenti poi quando ci troveremo ad affrontare, come ci stiamo già trovando ad affrontare, crisi globali come quella Sì, no, non c'è più tempo da perdere, non è che stiamo qui a disquisire della fragola pesce o siamo mai o no stati sulla Luna, cioè qui è una questione di sopravvivenza, siamo nel mezzo di una crisi climatica globale. L'importante comunque è che ci saremo sempre, l'uno per l'altro. Ok. L'uno per l'altro. Benvenuti negli anni 2000. Paola e Chiara, l'impermeabile di Matrix, gli emo e ovviamente l'ansia per il futuro. Il dibattito sul cambiamento climatico si fa sempre più insistente, specialmente tra i giovani, che in preda alla paranoia percepiscono di aver ereditato un debito climatico mostruoso. Inizia in quegli anni a diffondersi l'attenzione sulla raccolta differenziata e la sostenibilità, e in molti si illudono che parlarne o intraprendere piccole azioni di questo tipo sia sufficiente. Certo, è sufficiente quanto applicare un cerotto su un braccio mutilato. E dire che era già da un secolo che gli scienziati cercavano disperatamente di mettere in guardia popolazione e governi sull'imminente crisi. Il chimico svedese Svante Arrhenius già nel 1896 aveva manifestato le proprie preoccupazioni riguardo al fatto che le crescenti emissioni di CO2 provocate dalle attività umane potessero influenzare il clima. D'altro canto, se da una parte l'attività di sensibilizzazione si intensifica, coinvolgendo sempre di più ampie fasce della popolazione, pure quella dei cosiddetti negazionisti climatici si fa sempre più rumorosa. Il clima è sempre cambiato, signora mia, questi scienziati sono catastrofisti. Ah, poi dicono che c'è il riscaldamento climatico, ma ieri faceva freschetto, ho dovuto mettere pure il giacchino. Ha senso? Ha senso quanto dire che ieri ho mangiato 4 kg di pasta asciutta e qualcuno mi parla di fame nel mondo. Sì, peccato che adesso non possono più nemmeno negarlo, perché insomma i dati parlano chiaro. Inizialmente se la prendevano con i livelli di CO2 e di gas sera nell'atmosfera, dicendo che tanto, insomma, ciclicamente salgono e scendono e quindi... Sì. Peccato che non raggiungevamo questi livelli di gas sera nell'atmosfera dal Pliocene, 3,3 milioni di anni fa, voglio dire, Quasi non è proprio ieri. normale. Sì, Poi vabbè, sono presa pure con l'inclinazione dell'asse terrestre. Vabbè, ma lascia stare quello che è completamente irrealistico. Il problema è che da decenni oramai danno la colpa al sole, una maggiore attività solare che ci manda più energia e quindi porta sul riscaldamento. Peccato che se poi vai a guardare, noi in questi anni siamo in un minimo di attività solare, quindi c'è meno energia che arriva a scaldare la Terra, cioè siamo ma infatti proprio a livelli... non dicono più che l'essere umano non ha prodotto il cambiamento climatico, dicono che
Sì, è vero, però costerebbe troppo rimediare. Sì, ma e quindi... costa rimediare, ma lo dicono, ma qualcuno ha fatto una stima, cioè ci sarà qualcuno che ha fatto un'analisi dei costi necessari per una transizione ecologica. La Banca Centrale Europea da un paio di anni si occupa di studiare gli impatti che i cambiamenti climatici potrebbero avere sul nostro sistema economico. Il gruppo di lavoro che dirigo all'interno della Banca Centrale Europea si occupa di sviluppare metodologie di stress test per capire come i cambiamenti climatici nei prossimi anni potrebbero impattare il nostro sistema finanziario. Laura, secondo te quanti soldi bisognerebbe investire per attuare la transizione? Nel caso di una transizione ordinata, che significa nel caso in cui i governi decidessero di implementare ora in maniera molto graduale politiche per limitare le emissioni di CO2 e quindi limitare l'aumento delle temperature, in questo caso ci sarebbero sicuramente dei costi, ma nel breve periodo e piuttosto limitati, vanno dall'1 al 2% del PIL, non di più, nell'arco di 1-5 anni. Ma la cosa interessante è che nel medio-lungo periodo questa transizione ordinata potrebbe addirittura comportare dei benefici economici. E questi benefici economici derivano sostanzialmente da investimenti nel settore tecnologico che andrebbero a migliorare di fatto e a rendere molto più efficiente il sistema produttivo e quindi addirittura a comportare dei benefici nel medio-lungo periodo rispetto alla situazione attuale e sicuramente rispetto a una situazione in cui non si fa nulla. La situazione è totalmente opposta quando invece si parla di uno scenario in cui i governi non introducono alcuna misura per limitare le emissioni. E questi impatti sono talmente significativi che addirittura potrebbero comportare una riduzione del PIL di 14 punti percentuali nei prossimi 80 anni, quindi fino alla fine del secolo. E questo impatto sul PIL è drammatico non solo per la sua magnitudine, come dire, per la severità dei numeri di cui stiamo parlando, ma anche per il fatto che è un trend destinato a non interrompersi mai. I cambiamenti climatici sono di fatto particolari nel contesto soprattutto economico perché sono irreversibili. Questo significa che nel momento in cui le emissioni di CO2 non iniziano a ridursi nei prossimi al massimo 9-10 anni, diventa impossibile limitare l'aumento delle temperature, quindi diventa impossibile limitare il fenomeno dei cambiamenti climatici in sé. Questo significa appunto che questo trend di impatto negativo sul PIL derivante da fenomeni catastrofici sempre più frequenti e violenti non solo è estremamente significativo, 14 punti del PIL, stiamo parlando di un impatto maggiore rispetto alla recessione economica vissuta durante l'esperienza Covid, ma sono addirittura destinati ad aumentare nel tempo senza possibilità di tornare indietro. Le cifre sembrerebbero parlare chiaro, eppure alle volte confondono. Quindi, per essere davvero certi che l'investimento in una transizione ordinata verso un'economia più sostenibile convenga, abbiamo consultato anche un esperto di numeri. Sappiamo tutti che 7 è il numero più grande che esista, 2 è più piccolo, 1 miliardo di milioni è più piccolo, 14 è più piccolo. Ma come fare a sapere tra due numeri minori di 7 qual è il più piccolo? Salve, sono il dottor Culocane e oggi capiremo se 2 è minore o maggiore di 14. Capire se un numero è più grande o più piccolo di un altro ha numerosi utilizzi nella vita di ogni giorno. Per esempio per evitare apocalissi climatiche oppure per dare il resto al bar. Per fortuna la scienza ha diversi strumenti per confrontare i numeri, per la precisione esattamente alcuni: gli esperimenti e i cani della scienza. Abbiamo aperto il televoto per far decidere a voi quale strumento usare per primo. Per gli esperimenti chiamate il telefono giallo, altrimenti per i cani... Molto bene, abbiamo qui dei croccantini scientifici, ne metteremo 2 a sinistra e 14 a destra. I cani della scienza mangeranno solo i croccantini di numero maggiore perché sono dei golosoni. Hanno mangiato anche tutta la scatola. È l'ora degli esperimenti! Eseguiremo ora 2 esperimenti. Uno, abbiamo dato a un topo 2 pezzi di formaggio e a un formaggio 14 pezzi di topo. L'altro, faremo esplodere 2 bombe nucleari vicino a Gianni e 14 vicino ad Alessio. Scusa, ma perché 2 esperimenti? Servono conferme nella scienza, uno sarebbe troppo poco. Sì, ma perché 2 e non 14 esperimenti? Perché ci metteremo troppo a farne 14... Oggi abbiamo imparato che 2 è minore di 14. Sintonizzatevi ancora su queste frequenze prossimamente per la risposta all'eterna domanda: ma se le galline fanno co-co, emettono co2?
Non ho capito, 14 è più o meno di 2? Sei serio? Mi sono distratto. Allora, quello che devi capire è che conviene investire il 2% del PIL nella transizione green, tanto è un investimento, quindi poi ne hai delle ricadute positive in futuro, piuttosto che spendere il 14% del PIL, e questo è un costo e basta, per tappare i buchi perché non hai fatto nulla prima. Ma sì, l'ho capito. Brillante, cristallino. E secondo te perché ti ho portato qua? Giusto. No, aspetta, perché siamo a Firenze? Parlavamo di economia green. Sì. Andiamo a vedere chi ci lavora. Ah, ok. In Italia, tra il 2015 e il 2019, sono state oltre 432.000 le imprese italiane, tra l'industria e i servizi, che hanno investito in prodotti e tecnologie green. Escluse quelle agricole, parliamo di oltre 31% dell'intera imprenditoria. È un dato in crescita, considerando che nel quinquennio precedente era solo del 24%. Ok, ma questo prima dello shock della pandemia. E poi cos'è successo? Come hanno affrontato il Covid queste imprese? Secondo una recente indagine, quelle che avevano effettuato investimenti puntando sulla sostenibilità sono riuscite per la maggior parte a limitare le perdite meglio delle altre. E in molti casi hanno addirittura aumentato il fatturato e l'export, assumendo anche di più. È un mercato green, orientato alle tecnologie 4.0. Sì, però c'è un'altra realtà che si è consolidata negli anni ed è legata ad una tecnologia che non definirei esattamente innovativa. O forse sì. Ad oggi piantare alberi è ancora la migliore tecnologia al mondo per cercare di contrastare i cambiamenti climatici. E Tridom nasce proprio per questo, come la prima piattaforma al mondo che permette a privati ed aziende di piantare alberi online, supportando direttamente ONG e contadini in tutto il mondo. Ma durante gli anni di attività hai visto un crescente interessamento delle persone attorno al progetto o a progetti simili in generale? 10 anni fa, quando abbiamo fondato Tridom, 9 aziende su 10 che chiamavamo non si trattavano la sostenibilità o non erano interessate, e oggi è totalmente l'opposto, quindi solo una rimane un po' come pecora nera. La fanno tutti chiamare. Le pernacchie a quella là. Quindi anche il pubblico cerca dei prodotti anche più sostenibili all'interno delle aziende, mi pare di capire comunque. Sì, a partire dal movimento di Greta Thunberg, sempre più consumatori sono attenti al supermercato, quando fanno delle scelte di acquisto, a scegliere prodotti sostenibili. Le aziende, se vogliono rimanere sul mercato, prosperare e crescere, devono adeguarsi. Anche tanti studi economici e finanziari dicono che le aziende che sono attente alla sostenibilità hanno dei rating di performance migliori rispetto alle altre. E Tridom come si inserisce in questo panorama di sostenibilità? Sì, da un lato Tridom aiuta le aziende a comunicare al meglio la propria sostenibilità. Magari dire che hai creato una foresta, un albero, è un messaggio molto semplice che arriva diretto, piuttosto che tante cose molto importanti che vengono fatte nelle retrovie, come efficientare un edificio o ottimizzare la linea di produzione. E poi Tridom ha una community di utenti che piantano alberi, regalano alberi e quindi trasmettono un messaggio positivo e di sostenibilità. E in ultimo lo facciamo con delle ONG, quindi cercando di piantare gli alberi giusti nel posto giusto, aiutando delle ONG e comunità locali. Martina, ma allora che cos'è una forestry? Cosa fa? Cosa vogliono da noi? Perché ci circondano? Un forestry manager, un forestale, io come coordinatore di tutti i progetti agroforestali di Tridom. In realtà siamo le persone che si occupano di seguire e coordinare tutti i progetti che in loco vengono portati avanti dai nostri partner, che sono ONG, organizzazioni locali, cooperative di contadini. Il nostro lavoro è aiutare, formare, selezionare e naturalmente monitorare nel lungo periodo quello che succede sul campo. Quali sono gli impatti del lavoro di Tridom? Gli impatti del lavoro di Tridom sono tanti, sono diversi e sono sfaccettati. Un impatto ambientale globale, perché gli alberi assorbono CO2, quindi combattono i cambiamenti climatici, l'effetto serra. Però ci sono anche tanti impatti ambientali locali, dei benefici locali che sono diversi a seconda del paese in cui si lavora, perché per esempio si parla di tutela della biodiversità, si parla di lotta all'erosione del suolo, lotta alla desertificazione, lotta alla deforestazione. Ogni paese ha le sue caratteristiche, naturalmente, perché si pianta sempre ogni albero nel posto giusto, per il motivo giusto. In generale poi lavoriamo in sistemi agroforestali con cooperative di contadini che avranno anche benefici sociali da questi progetti. Piantiamo alberi da frutta, ad esempio.
La frutta verrà consumata direttamente, sarà a sostegno per la food security, per la sicurezza alimentare, però potrà anche essere venduta sul mercato locale, dare quindi un reddito supplementare, permettere la scolarizzazione La frutta dei resta a bambini. loro. La frutta rimane Quindi a loro. si stimola anche quella che è l'economia locale. Esattamente, si cerca di creare in qualche modo un circuito virtuoso che si autoalimenta nel tempo. La parola chiave è sempre sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica, sia per noi che per chi è coinvolto nei nostri progetti. Sostenibilità, ce la facciamo tatuare qua. Esatto. Però è bello piantare alberi, se ci pensi è quasi un gesto di redenzione, se consideriamo che da che l'essere umano è apparso sul pianeta Terra ne ha disboscato circa metà. Quindi. Metà è tanto. Sì, ci siamo lasciati prendere la mano, dai. Per eliminare circa un quarto delle emissioni globali annuali dell'essere umano sul pianeta sarebbe necessario piantare 1.000 miliardi di alberi. Dai. 1.000 miliardi e un tantinello. Io ne ho piantati 3. Allora. Ci siamo quasi. Sì, più che altro è assolutamente importante farlo, ma ciò che stai facendo è solo mitigare gli effetti della crisi climatica, cioè stai guadagnando tempo, però il in problema realtà... è che per fare tanto altro devi mobilitare le persone, devi convincerle, devi convincere il comune cittadino, finanche alla grande industria e ovviamente i governi, ma per farlo non bisogna avere dubbi, non bisogna lasciare adito a disinformazione, bisogna essere consci della crisi che stiamo attraversando. È che le persone, per essere consapevoli in generale, devono vivere questo qualcosa nella loro quotidianità. Il problema è che lo viviamo, però. Lo viviamo, ma non ci facciamo caso, dobbiamo veramente concentrarci e osservarlo davvero. Quindi se vogliamo minimamente fugare questo scetticismo, dobbiamo andare e vedere coi nostri occhi gli effetti del cambiamento climatico. Andare a vedere. Andiamo a vedere. In realtà, anche senza muoversi di casa, ma analizzando razionalmente i miliardi di dati raccolti negli anni, la conclusione non dovrebbe essere discutibile. Secondo l'IPCC, il gruppo di lavoro intergovernativo costituito dalle Nazioni Unite per gli studi sul cambiamento climatico e principale organismo internazionale per la valutazione della crisi climatica, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera presto supererà il valore di 420 parti per milione. Un dato impressionante, considerando che in periodo preindustriale la concentrazione era di solo 280 parti per milione. Parliamo di un aumento del 50%. La temperatura superficiale globale nei primi 20 anni del nuovo millennio è stata di 0,99 gradi centigradi superiore a quella del periodo che va dal 1850 al 1900. Mentre se consideriamo solo gli ultimi 10 anni, l'aumento è stato di 1,09 gradi centigradi, ad indicare una rapida impennata. Sulla terraferma si sono verificate le condizioni peggiori, con un aumento di 1,59 gradi centigradi, oltre 1,5 gradi. Dati, ancora dati. Fortunatamente la comunità scientifica ci sta mettendo sempre più dati a disposizione per approfondire il tema e gli effetti del cambiamento climatico. Però io non sono così convinta che servano ulteriori dati per aumentare la percezione del rischio del riscaldamento globale. Il problema dei dati, delle percentuali, dei numeri è che sono asettici, non sono emotivi, non hanno una libido verso il tema, capito? Spaventano, confondono, possono essere letti male, possono essere narrati male anche volutamente. Ma appiattiscono proprio il dibattito. Ti è mai capitato di leggere un libro sui cambiamenti climatici? Tu inizi percentuali, all'inizio ti spaventi, poi ogni pagina successiva inizi a non percepire nemmeno l'importanza di quel dato perché ne hai letti così tanti. E il problema è sempre il fatto che questa figura, insomma, onirica, intoccabile, che non puoi toccare, non puoi guardare, non puoi leccare del cambiamento climatico, esiste là da qualche parte, ti fa spavento, ti fa paura perché ti hanno detto che potrebbe ucciderti, però non lo vedi e quindi non lo percepisci nemmeno come un pericolo. Sarebbe molto più semplice se avessi i baffi e ti guardasse male, tu diresti quello è il nemico, lo vedo chiaramente E cerco di sconfiggere, ma sai che ci sono anche degli studi che parlano del senso della minaccia e come questo senso della minaccia in realtà crei immobilismo, cioè più ti senti minacciato, soprattutto da un problema che è globale, quindi ci sembra più grande di noi, e meno fai un po', diciamo, come dire, arreso, esatto, arreso. Però E poi, non lo ammetti. già comunque ammetterlo è un risultato, perché tante volte invece al contrario magari ci sentiamo spaventati per 10 secondi, 30 secondi, un minuto
Dopodiché ci dimentichiamo completamente del problema perché lo viviamo come un problema lontano nel tempo e anche nello spazio, quindi non rientra in quella che è la nostra realtà. No, bisogna accorciare, diciamo, questa distanza fra la crisi climatica e la nostra quotidianità, altrimenti neanche riconosciamo, cioè ieri ha fatto particolarmente caldo, è stato il giorno più caldo degli ultimi 100 anni. Vabbè, così è successo, però non è un qualcosa che colleghiamo poi veramente alla crisi climatica, oppure diciamo, lo dicono sempre, quindi che cosa c'è di diverso? Più del dato bisognerebbe parlare degli effetti di quel dato su quelle anche che sono le nostre abitudini, perché poi noi non vogliamo cambiare abitudini per cercare di risolvere il problema del cambiamento climatico, ma il cambiamento climatico ci impone un cambio di abitudini, no? Perché cambia tutto ciò che fondamentalmente ci sta intorno e tutto il sistema come lo conosciamo noi. C'è anche una difficoltà nel dire è un problema attuale, è un problema mio che colpirà anche la mia famiglia, perché si pensa che colpirà sì qualcuno in futuro, le generazioni future, però qualcuno lo risolverà, perché poi c'è sempre questa ci sarà cosa, lo scienziato che alla fine arriva, alla fine che poi diciamocelo, abbiamo detto un sacco di volte, le generazioni future saranno in pericolo, ma siamo noi le generazioni future, cioè siamo noi in pericolo. Parla per te. A parte che in effetti, se proprio vogliamo essere piglioli, era la generazione precedente, quella futura in pericolo, che noi siamo già nel bel mezzo, quindi anche la tua. Perché, la mia no, però, perché no, anche la sua, la vostra. 2 generazioni fa. Noi abbiamo la stessa età, però voi siete molto più vecchi dentro. Assolutamente, sì. Orgogliosamente, certo. Orgogliosamente. È l'unica cosa su cui siamo d'accordo. Non ho mai avuto tanta tanta vecchiazza vicino a me, bellissimo. Vedrai che diventerai come noi nel giro di poco. Assolutamente, perderai il tuo entusiasmo giovanile. Che poi, a prescindere dalla dissonanza, c'è anche il problema di quelli che remano contro, che ti leggono i dati come vogliono, volutamente. I negazionisti. Sì, esatto. Cioè, la maggior parte non sono manco climatologi. Chiamiamoli opinionisti. Perché alla fine portano avanti le loro opinioni che non sono rappresentative di quello che dice la comunità scientifica internazionale che si occupa di scienze del clima, però alla fine riescono ad avere un ruolo importante come mercanti del dubbio, che diffondono dubbi, ci allontanano dalla scienza, ci allontanano dalla realtà e quindi alla fine ci rendono anche un po' inermi. Certo, ma vuoi mettere è comodissimo, perché altrimenti dovresti accettare, ammettere che c'è un problema di dover cambiare un sacco, ma soprattutto dall'alto dovrebbero cambiare, non lo so, metodi di produzione. Sarebbe una spesa economica notevole. Sì, e alla fine mediaticamente hanno così tanto successo perché dicono proprio quello che ci vogliamo sentir dire, no? Ci allontanano dal senso di colpa. Quindi è una narrazione vincente. Poi c'è anche da dire che c'è stato un errore da parte della comunicazione proprio, che ha cercato in qualche modo di passare la palla del problema, cioè dire che la responsabilità fosse del comune cittadino. Cioè tu, comune cittadino, ti devi privare di cose, altrimenti sei nemico del clima e stai incrementando questo cambiamento climatico, quando in realtà, diciamoci francamente, è un problema ben radicato e strutturato. È troppo comodo dare la colpa a loro mentre casomai vengono bombardate le persone. Ma sì, alla fine hai detto la parola chiave struttura, no? Perché poi l'azione dal basso è fondamentale ed è importante che tutti quanti facciano un cambiamento e abbiano voglia di cambiare le abitudini, però verso un miglioramento. Però se manca la struttura, mancano magari gli incentivi, manca anche la volontà di comunicare questa scienza e questo cambiamento climatico in una maniera organica, sistematica, a partire dalle scuole, eccetera, eccetera, ecco che il cambiamento diventa impossibile. Anche perché bisognerebbe dire che non tutte saranno rinunce, ma sono investimenti in una vita migliore, in teoria. Anzi, forse negli ultimi 20-30 anni abbiamo parlato troppo di rinuncia. Quando si parla di cambiamento climatico, alla fine ovviamente la gente, il cittadino cosa fa? Dice no, faccio un passo indietro e quindi si riattacca a quel discorso dei mercanti del dubbio, dei negazionisti, perché è proprio quello che ci rassicura, ci fa stare come stiamo adesso. Immobili. Esatto. Nel rapporto IPCC del 2021 è stato riportato che il riscaldamento climatico è dovuto in modo inequivocabile alle attività umane. Eppure i dubbi continuano ad assalirci. Lo psicologo norvegese Per Espen Stoknes sostiene che la più grande barriera per risolvere i cambiamenti climatici ha uno spessore di circa 6 pollici. È lo spazio fra le nostre orecchie.
E perché siamo qui? Perché questo è un punto caldo del riscaldamento globale. La tua stanza. No, il Mediterraneo è un punto caldo, vuol dire che è uno dei luoghi sulla Terra che si sta scaldando più velocemente rispetto alla media globale. E allora scusa, perché non siamo tipo in Sicilia al mare? Ti piacerebbe? La Sicilia è bella. No, perché le Alpi sono un punto caldo del punto caldo, quindi purtroppo per noi si stanno scaldando ancora più velocemente, più o meno il doppio rispetto alla media globale. E quindi ci sta, volevamo vedere gli effetti proprio tangibilmente, diciamo che sono tangibili. Dagli anni 90 del secolo scorso ad oggi, l'influenza umana è stata la causa principale del ritiro dei ghiacciai a livello globale, una diminuzione del ghiaccio di circa il 40% nel mese del minimo annuale. Vedi, siamo diretti verso il monte Mortarac, o Brodo Baggins. Lì ci attende la nostra meta. Fino a 160 anni fa tutto questo era completamente coperto di ghiaccio. Tutto! Ah, questo è... La palina che indica la massima estensione. 1860. Qui arrivava il ghiaccio nel 1860. Sì. Questa in pratica è la prima pietra tombale, se vogliamo. Sì, ne hanno messe diverse lungo il sentiero, ognuna era l'estensione massima del ghiacciaio all'anno che è indicato sulla cima. Quindi questa qua è l'estensione massima mai registrata dal ghiacciaio del Morterac, 1860, mai registrata in epoca moderna. Cioè, tu poi, 1860 arrivava qua il ghiaccio. Sì. Non si vede più il ghiaccio. E quindi a Pontresina avevano paura che il ghiacciaio prima o poi distruggesse tutto quanto, perché si sarebbe potuto espandere. Invece la Madonna li ha salvati. Perché loro hanno pregato la Madonna, certo, per favore salvaci. Certo, la Madonna ha fatto ritirare tutto quanto. Ah, quindi è per questo. Sì, è dimostrato scientificamente che è stato quello. Comunque le rilevazioni quelle più rigorose le hanno prese dal 1878 e adesso le vedremo nel cammino, e l'andamento delle temperature rispecchia quello che è stata poi la ritirata del ghiacciaio letteralmente. Pensate che l'ultimo anno in cui si sono registrate temperature inferiori alle medie climatiche è stato il 1985, dopodiché sempre in salita. Il ghiacciaio si è ritirato in media di 18 metri l'anno, ma in realtà all'inizio si ritirava poco e poi... Immagina l'anno prossimo quanto si ritira, che bello. Il 2020 è stato un anno da record perché comunque è stato l'anno più caldo e sono partiti con le rilevazioni dal 1850 circa. Il più caldo dal 1850? Sì. Bello. Andiamo a vedere la prossima pietra tombale. Bel risultato. Per quanto abbiamo camminato? Meno di 2 minuti. Meno di 2 minuti, nuova lapide, 1880, sono passati 20 anni. Esatto, e comunque si sono ritirati un bel po' i ghiacciai e tra l'altro quel massone enorme lì l'ha lasciato il ghiacciaio, non è che è arrivato qua di per sé, e anche sulle pareti laterali si vedono i resti delle morene laterali, cioè delle zone di sfregamento del ghiacciaio. Quindi qua era ghiaccio. Sì, poi parliamo di 1880, ci sembra un periodo tanto lontano nel tempo, ma è ieri. E gli ultimi dati parlano di una riduzione però a livello di arco alpino del 60% negli ultimi 150 anni. 60%, è tantino, è più della metà praticamente. Più della metà, sì. Qua siamo 140 anni fa, quindi più o meno da questo periodo. E dato che stanno velocizzando, la cosa non è molto positiva, direi. No, però c'è da dire che qua, osservando la natura, sembra proprio di vederli questi dati. No, guarda, altra pietra tombale. 1900. Oh, ma che fastidio, ma pure qua! Scioglimento del ghiacciaio. Scioglimento. Ma che è una zonetta di zucchero? È fusione! I chimici muoiono così mi ammazzano. Ma anche i fisici Cambio di stato, esatto, anche i fisici. Suona si bene, scioglie qualcosa nell'acqua, si definizione. fonde il ghiaccio. È un cambio di stato. Cambio di stato. Però capisci che da chimico proprio mi tremano le mani, mi viene la pelle proprio così. Vabbè, ma a chi importa dei chimici? Freschetta! Questa è tutta acqua del ghiacciaio, fa bene per la cellulite.
Il terreno su cui una volta scorreva il ghiacciaio presenta giochi naturali impressionanti. È come ritrovarsi in un gigantesco cantiere in cui un misterioso scultore ha scavato buche, accumulato detriti e modellato ed allineato affascinanti opere levigate e sinuose. Oh, che stai a fa? È una roccia montonata! Bella! L'ha scavata il ghiacciaio. Vedi che ha questa forma così e poi alla fine è più ripida perché di qua scorreva il ghiacciaio che ha graffiato anche tutte le pareti laterali. Bella, bellissima. Resta non là, apprezzi va. La geologia. No, resta là, va. Nemmeno io, peraltro. Man mano che procediamo è possibile notare un'accelerazione nel ritiro del ghiacciaio. Il prossimo tratto è quello relativo ai decenni in cui i dati dimostrano quanto il sistema climatico globale sia diventato sempre più soggetto ad estremizzazioni. Siamo arrivati a una tappa importante, da questo momento in poi le temperature tenderanno a schizzare. A livello globale però il settore alpino è un settore particolarmente colpito da questo andamento, quindi abbiamo già fatto tanta strada, ma andando in avanti ne faremo ancora di più perché i ghiacciai d'ora in poi, da questa tappa in poi, tenderanno a ritirarsi molto più velocemente. Considerando che ogni passo che avevo già fatto erano anni persi di ghiaccio, ottimo direi, no? E da qui vegetazione completamente diversa, non ha avuto tempo di crescere banalmente, c'è qualche rododendro, pochi pini. Vabbè, anche perché si vede proprio dove era il ghiacciaio. Ma era immenso. Sì, finora abbiamo parlato della riduzione in lunghezza, qua guarda, si vede proprio anche la riduzione nello spessore. E il volume totale quindi era mostruoso. Ah, perché uno non ci pensa quanto fosse, cioè un sacco di ghiaccio, proprio tanto che si scioglie. Nel punto più spesso era più di 300 metri, quindi più della Tour Eiffel sostanzialmente. Comunque, ridendo e scherzando, tempo fa un noto personaggio televisivo italiano aveva scritto un tweet dicendo: ah, avete visto che giornata fredda c'è stata oggi? Dove sono gli effetti del cambiamento climatico? Scacco matto! Greta Thunberg muta! E vabbè, questo perché continuano a confondere volutamente alle volte meteo e clima. Sì, alcune volte volutamente, alcune volte proprio perché non ne conoscono la differenza. Meteo è tipo la situazione che descrive l'atmosfera tipo adesso, quindi la temperatura, il vento, l'umidità, la pressione atmosferica che abbiamo in questo momento e poi come questa atmosfera potrebbe evolvere negli istanti successivi che sono poi le previsioni del tempo, no? Il clima invece è più su base statistica e va ad analizzare il clima specifico di un territorio e per analizzarlo servono almeno 30 anni di dati alle spalle e diciamo che qui di dati ne abbiamo a sufficienza. Vabbè, quindi in teoria è come se io quando li confondo dico che siccome oggi fa caldo allora c'è il surriscaldamento globale. Una situazione meteorologica non determina in nessun modo una tendenza climatica. Servono tanti dati per andare a stabilire effettivamente questa tendenza in che direzione sta andando, però qua la situazione purtroppo è abbastanza chiara. Possiamo dire che servono i dati sul lungo periodo, diciamo che qui dove siamo oggi abbiamo dei dati sul lungo periodo abbastanza estesi. Così, visibili proprio bene, anche senza i numeri. Dal 1850 abbiamo camminato un casino di tempo e lì era tutto ghiaccio. Un tempo qui era tutto ghiacciaio, come diciamo noi vecchi. E comunque in tutto ciò nessuno pensa mai all'acqua. È poca, però secondo me viene sottovalutata la quantità d'acqua che può generarsi dalla fusione di un ghiacciaio. Eh sì, ma il problema è proprio quello, che ora ci sembra comunque tantissima, perché la vedi così, ti rendi conto, cavolo, quant'è, però è pochissimo rispetto al passato. Beh, con tutte le cose che ci dobbiamo fare con l'acqua. Io poi. quella me la bevo, poi cosa mi bevo? Se finisce. E poi E quello è il l'agricoltura, problema. L'agricoltura, gli allevamenti, la produzione di energia elettrica e poi la navigazione. la navigazione. La navigazione nei fiumi. Tu pensa che è bello il Po che completamente sfruttiamo. prosciugato, il Danubio completamente prosciugato. No, più che altro perché li sfruttiamo anche come vie di comunicazione, di trasporto, eccetera. Comunque davvero io per quanto riguarda l'acqua sono abbastanza preoccupato. Considera che ci sarà un giorno in cui non ci sarà più acqua da bere, varrà più dell'oro. Non per gli svizzeri, perché hanno calcolato che se anche si fonde tutto quanto, Per loro è la abbastanza. Svizzera, solo la Svizzera, ne ha per altri 60 Poi anni tutti gli almeno. altri- Gli altri non importa. Allora di cosa parliamo? Se la Svizzera ce l'ha per altri 60 anni, ma dai, Loro andate. sono Comunque è già definita oro blu e tra l'altro vari bisticci sono già nati, contesi anche in Italia, per esempio tra Trentino, Alto Adige e Veneto, perché si contendevano la quantità d'acqua che arrivava in pianura, poi utilizzata per tutto ciò che fa parte del nostro sistema. Tu pensa in che epoca viviamo?
Comunque altro che Bitcoin, dovremmo investire in sta roba qua. Tutti in acqua. Riempiamoci tutte le bottigliette che abbiamo, portiamocele a casa, mettiamoci in un cavò. La mettiamo da parte. Che bello. L'ultima volta che io sono venuto qua era il 2015, che è quando è stato messo poi l'ultimo totem, che però indica l'estensione massima del ghiacciaio. Io ero venuto d'estate, quindi era un attimo indietro, ma non così indietro. Quando sei venuto tu nel 2015 arrivava qua. Arrivava in questa zona, sì. E ora è là. Adesso è là È un dietro, bel po' c'è là, questo prolungamento qui laterale che è rimasto, che sembra roccia, in realtà è ghiaccio con dei detriti sopra, quindi è grigio. Ghiaia, sassi. Esatto, tutta roba che può franare. Ma guarda, c'è una prova che sia ghiaccio laggiù in fondo, perché tu non lo vedi, però Sì. c'è una grotta di fusione azzurra. Mi Là in fido fondo. sull'azzurro, sì, comunque Non ci vedi niente. da guarda. lì si fonde e c'è altra No, acqua che che bello, man mano che si fonde cadono sassi e Sì, pietre sì. che cercano di uccidermi. Ecco spiegati i cartelli pericolo di morte. Comunque no, è sconvolgente perché dal 95 al 2015, altri 20 anni, ma abbiamo camminato non so quante volte di più rispetto Rispetto ai 2 minuti iniziali. Rispetto ai 2 minuti iniziali Esatto. che erano 20 Questo anni. dimostra l'accelerazione che si è avuta poi, soprattutto dal 1960 in poi. Là dove fino a poco tempo fa c'era un imponente ghiacciaio, oggi c'è un deserto di roccia grigia solcato da un torrente impetuoso e gelido derivante dalla fusione del ghiacciaio stesso. La situazione non solo non è agevole, ma è anche rischiosa, soprattutto per la troupe, che fatica molto a seguirci con le videocamere e ad un certo punto deve affrontare un percorso differente e molto più lungo. Noi nel frattempo proseguiamo, action cam in mano, per una strada molto più diretta, ma a occhio non migliore. Si sta fondendo tutto qua! No, dove sta il ghiacciaio? Vai. Ciao. Lui muore adesso. Morte in diretta. Ok, non è ok. Ok, non è ok. Dov'è che vado adesso? Ah! Ok, mi sono bagnato i calzini. Dov'è che si va qua? Merda! Comunque si vedono benissimo, ci sono tutti i rigoli di acqua che stanno di fusione. E tutta questa che c'è qua è acqua di fusione del ghiacciaio. Quelli ballano, tanto per cambiare. Vabbè. Ok, siamo vivi. È franato un sacco di roba, ma enorme. L'ho vista bruttissima questa. No, guarda. Pare l'orologio della fine del mondo. E che devi dire? Devi negare una cosa del genere? No, sta là. È un cacchio di ghiacciaio quello che ne rimane, una parte di quello che ne rimane. Pieno di buchi, che sta perdendo acqua. Sta perdendo il nostro futuro, se proprio lo dobbiamo dire. Sì, è il nostro futuro, anche perché se non facciamo niente entro il 2050 tutti i ghiacciai sotto la quota di 3500 metri, tipo Morterac. Bello. Sì, abbiamo i dati praticamente davanti agli occhi. Lo potremmo chiamare termometro globale, archivio climatico. E noi lo stiamo trattando così. Tra l'altro sembra immobile, però questa enorme struttura di ghiaccio si muove ogni anno di decine di metri. Sì, si muove perché è viva, o almeno dovrebbe esserlo. A guardarlo uno potrebbe dire che è un gigante messo lì a sfidare l'eternità, cioè non si riuscirebbe mai a fermarlo, figurati a farlo retrocedere. Eppure ci siamo riusciti. Già. Che bello. Ci siamo riusciti. Questo è quello che resta del ghiacciaio del Morterac. Può sembrare imponente visto così. Peccato che non sia che una mera ombra di quel che era nel passato. Un tempo immenso gigante, ormai piegato dall'essere umano ad un fragile rimasuglio. Dalla metà dell'Ottocento si è ritirato con una media di 18 metri all'anno. Nella sola estate del 2003 i metri sono stati 76, per un totale di 3 chilometri di ghiaccio perduto. E come lui, tutti i ghiacciai alpini sono allo stremo delle forze. La situazione svizzera è particolarmente preoccupante, dato che i ghiacciai hanno perso, negli ultimi 40 anni, circa un terzo della loro superficie totale. E il record negativo, purtroppo, lo detiene proprio il nostro caro ghiacciaio del Morterac.
Per agire in maniera efficace però bisogna essere consapevoli, bisogna riuscire a distinguere nella piena di informazioni che ci circondano quali siano reali, razionali, drammaticamente urgenti, perché nasca un dibattito costruttivo e ci si impegni nella corsa alla soluzione. Se non agiamo immediatamente, fra meno di un secolo dei ghiacciai rimarranno solo flebili storie e leggende, legate ad entità di un mondo passato. Non possiamo tornare a ricadere nei vecchi errori. Il tempo stringe e se ci adagiamo nell'immobilismo, non ci resta che abbracciare quella che è un'amara consapevolezza. Ci sarà sempre chi cercherà di sfruttare i nostri pregiudizi e automatismi mentali per diffondere il dubbio, ma non possiamo più permettercelo. Il tempo dell'incertezza è finito. Quello dell'azione è agli sgoccioli. Comunque volevo dirvi che anche guardare contenuti in streaming online può produrre fino a 450 grammi di CO2 per ogni ora. Quindi anche guardando questa roba avete messo CO2. Se vi va di fare qualcosa a riguardo, ci vediamo su infodemic.it.